Ragazzi, non so quante volte mi avete chiesto questa prova. È da 2 anni che la rimandiamo, la facciamo, non la facciamo, bla bla bla. Oggi sarà la prima presa di contatto. Cominciamo col farvela vedere, poi ne parliamo. Dovevamo farci la gara, ve l'ho detto, da un po' di tempo, finalmente siamo arrivati al dunque e oggi ci sarà la prima presa di contatto. Pirelli ci ha mandato innanzitutto delle coperture per prenderci un po' la mano, se così possiamo dire, le Diablo Rosso Corsa 4, per fare il primo turno, per scaldarsi, per capirlo un attimino e via dicendo, e poi partiremo con le Super Corsa SP, molto più indicate per questo bestione in una situazione come la pista. E man mano che girerò vi dirò le mie impressioni. E perché vi starete chiedendo il multistrada? Beh, sono andato in giro con un SH300 in pista, quindi perché non farlo con un mezzo del genere? E soprattutto è anche perché il primo anno la sfida è stata il V4S di serie, ma avevamo il motore MotoGP e bla bla bla, e quindi abbiamo detto alziamo l'asticella, e allora siamo andati con lo Street Fighter V4 SP e anche lì molto impiccati, ma ce l'abbiamo fatta e adesso siamo arrivati con lei. Sarà una sfida praticamente impossibile, ma non avete la curiosità di sapere con un mezzo del genere, in mezzo alle super sportive, cosa può succedere, come può andare e tutto il resto? Io personalmente sì. Puttana te va! Allora, come vi ho detto prima, siamo partiti, oddio, con le Diablo Rosso 4 Corsa, che sono perfette per iniziare a prenderci la mano, per capire un attimo questa moto, anche perché sono quel tipo di gomme che devi andare a farti la tua scampagnata sulle montagne tirolesi e qualsiasi tipo di condizione ti permettono di essere a tuo agio. Puttana se tira! Il motore si sente che quello del V4. No, mi sto già divertendo troppo. Vedete, andremo poi sul Diablo Super Corsa SP, che si adatta ancora di più quando ci prenderò un attimino di più la mano. Inoltre si sente subito la facilità con la quale queste gomme ti portano già al loro limite. Permesso. Nel misto stretto, dove dicono che i T-Max sono irraggiungibili, io vi dico che questo è sicuramente e parecchiamente, se si dice in italiano, meglio. Mi sono ricordato che non è il V4R, non c'ho giusto quello. Madonna che caga! Traversi ne abbiamo? Sarai tutto il giorno a fare i traversi. Ma poi la cosa più impressionante è che è agile. Mamma mia! Cioè, sembra elettrico. Mamma mia! Tomma Sarer! Insaccata! L'unica differenza è con 100 kg in più di moto. Se questa moto mi dice dammi di più, spingi di più. Il problema è che già con le Diablo Rosso 4, cioè messi giù così, sto grattando anche la testa. Ah sì, poi se volete mettere il vostro bel cellulare qua, con la musica, siete a posto. Guardate, musica, mi ascolto un po' di Guido Meda. Bravo! Rossi c'è! Che gara! Cioè, tu mi stai dicendo che stai guardando questa perla di ignoranza senza essere iscritto al canale? Ascolta, io vedo benissimo che molti di voi guardano i video e non sono iscritti. Quindi, dato che è gratis, qui sotto, clic e siete a posto. Ma, cioè, sta roba è... Cioè, se la pista fosse solo un destra-sinistra, l'agilità che ha questo mezzo, che se lo vedi non pensi sia così veloce, è folle. Ovviamente l'unico limite sono queste pedane basse che per un utilizzo stradale vanno benissimo, in pista fa un po' più fatica perché, cioè, siamo già arrivati, cioè, guardate,
grattato. Quindi di sicuro servirà qualche piccolo aggiustamento e abbiamo fatto questo test proprio per capire quali sono le criticità per poterle mettere a posto prima della gara. Adesso cambio gomme, andiamo sulle supercorse SP più adatte all'utilizzo in pista. Gomme che ho usato parecchio nella Coppa del Mondo Superstock 1000 nel 2015-2014, ma già qui siamo su un altro livello e sarò curioso di vedere quanto è stato lo step evolutivo. Bene! Adesso abbiamo capito. Non abbiamo capito che ancora dovevamo capire. Abbiamo imparato un attimino la moto, quindi è ora di provare il tempettino, a spingere un attimino di più con queste supercorse SP. Pazzesco i passi in avanti che hanno fatto, perché dal 2015 ad adesso siamo passati da una gomma che comunque la usavi in pista per la Coppa del Mondo Stock 1000, adesso te la puoi usare bello tranquillo per strada, per divertirti, e poi vai in pista, 2 pressioni per la pista e sei a posto. Ti permette di andare in strada e in pista senza doverla cambiare. Che bella! Immagino già iscrizioni alla gara insieme alle super sportive e uno vede multistrada, potere speciale, bauletto e borse laterali con mutanda incorporata. Tipo adesso sto grattando come un drago di Komodo. Falla correre, puttana che traverso. Ops, mi si stavano per entrare le bielle nella faccia. Non grattiamo troppo. E tanto all'ultimo Q-turno avrò 10 cm in meno di pedana. Arriviamo sotto al gruppone. I codoli per questa moto sono come le cunette di spartitraffico, non si sentono neanche, non vedono, troppo alte, non vedo la moto davanti. Oddio. Oh, perfetto. Dentro. Mamma mia. Oh. Zio, devo frenare un attimino con più calma. RSV4 davanti, dentro. Che ingresso! La buona supercorsa SP a quanto pare non ci tradisce. Mamma quanto è bella! Sono incazzoso appena c'è bisogno di far capire ai T-Max che arrivano dalla città chi è il padrone del misto stretto. Non so se sentite il rumore della supercorsa SP che chiede pietà. Che figura di merda! Tutto sotto controllo! Sì che entro! Wow. Scanna tutto! Non so perché più va avanti il turno, più le cagate arrivano in maniera fluente. Inizia a far caldo, Air 30. Sti grandissimi cazzi. Houston, abbiamo un problema. Prima mentre ero in pista, non so se l'avete sentito, parlavo appunto che dovevo mollare il freno in inserimento perché sennò con la minore luce a terra, davanti molto basso, grattavo ancora di più di quello che era il caso fare. Ma poi mi sono accorto di questa cosa. In breve si potevano indurire le sospensioni, invece andavo medio e oltretutto abbiamo staccato il bellissimo anti-impennamento. Abbiamo tolto anche un po' di traction. Quindi adesso vediamo di nuovo con le supercorsa cosa possiamo tirare fuori come tempo, che secondo me sarà parecchio interessante. Così poi di scuse con i vostri amici diciamo che ce ne sono poche. R1. Adesso senza antimpennamento è un'altra roba, Minchia, impressionante.
Pazzesco come ormai puoi fare l'assetto dal computerino di bordo, cioè impressionante. Oh, adesso ragioniamo, adesso ragioniamo. Vediamo con queste supercorse SP cosa si tira fuori. Un'altra roba! No, ogni volta mi scordo che c'è la curva. Wow. Girala bene, Luca! In mezzo, all'esterno, 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 riesce! Ci stiamo dentro! Così non ne ho. Bene, tiriamo un po' le somme. Questa multistrada Pikes Peak. Mi metto un attimo giù. Allora, pensavo che con le sospensioni un attimino più dure di riuscire a migliorare. Invece il limite è proprio la luce a terra con le pedane così. Cioè, guardate la pedalina del cambio. Cioè, guardate, ha visto giorni migliori. Quindi bisogna di sicuro, in caso forse andremo a fare la gara, pensare qualcosa per le pedane. Però il mezzo è ignorantissimo, bellissimo. Mi sono veramente divertito ed è pazzesco come una moto che comunque pesa più di 200 kg e ha 170 cavalli più o meno riesca a essere così agile in mezzo alle curve, e soprattutto la fiducia che ti dà sul davanti. Ovviamente quando vai a frenare fortissimo un pochino di movimento davanti si sente, ma è normale perché siamo in pista, non è proprio il suo ambiente, ma se la cava egregiamente, come avete ben potuto vedere. Anche con le supercorse SP direi non male, perché sono gomme che comunque ci vai in strada, poi torni in pista e ti fai il tuo bel girettino, tanta roba. E difatti poi forse non ho abbassato perché comunque avevano già un turno, insomma ho fatto esattamente lo stesso tempo del turno prima. E dato che se vorremmo fare qualcosa appunto di competitivo useremo le slick, e quindi servirà ancora più luce a terra e possibilità di piegare, dovremo per forza andare a alzare un po' queste pedane. E quindi lascio la palla a voi. La vorreste vedere alla fine ingarellata con R1, RSV4 e via dicendo, o no? Fatemi sapere. Detto questo, come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.